Oggi vi faccio vedere come preparare riso bianco alla giapponese utilizzando un pentolino di alluminio. Ho già pubblicato 2 video di riso bianco. Uno si chiama riso bianco ed è un video dove sto spiegando anche il significato dell'ideogramma del riso e la preparazione di riso molto accurato. Invece in un altro video che si chiama come fare il riso bianco sto spiegando molto più semplice utilizzando con un pentolino di terracotta. In questo video vi spiego come cuocere il riso bianco utilizzando un pentolino di alluminio che è più reperibile. Per preparare il riso bianco alla giapponese vi consiglio di utilizzare il riso originario giapponese coltivato in Italia che si chiama Okome-san e si può trovarlo su internet. Uso anche il riso originario normale che vendono in un supermercato in Italia, ma il sapore di Okome-san mi ricorda il riso che mangiavo in Giappone. Il materiale di pentola per cuocere il riso bianco per me alluminio è migliore perché trasmette bene il calore e non si attacca il riso. Adesso che ho la macchina cuociriso e un pentolino di terracotta per fare il riso, non lo uso più spesso pentolino di alluminio, ma prima di avere questi lo usavo sempre per cuocere il riso. Questo pentolino di alluminio ha un diametro 16 cm, alta 9 cm. Questa è la ricetta da 3 o 4 porzioni. Mettiamo 300 g di riso originario nella pentola. Il primo e il secondo lavaggio per togliere l'impurità e l'odore della crusca. E lo laviamo e lo scoliamo velocemente perché il riso appena viene bagnato tende di assorbire subito e non lo facciamo assorbire l'impurità. Se volete usate un colino per non far scappare i chicchi di riso mentre eliminiamo l'acqua. Con il terzo e il quarto lavaggio li laviamo con poca acqua, così massaggiando i chicchi di riso tra di loro laviamo per bene. Dopo qualche giro con la mano aggiungiamo ancora dell'acqua e poi la scoliamo tutta. Mettiamo poca acqua rispetto a quantità del riso, mescolando con la mano strofiniamo i chicchi di riso tra di loro, così li laviamo per bene e aggiungiamo ancora acqua che poi la scoleremo. Questo è l'ultimo lavaggio e la eliminiamo bene. Per sapere la quantità dell'acqua basta calcolare 300 g di riso per 1,2 che fa 360 g e la mettiamo nella pentola. Con la mano facciamo piatto la superficie del riso. Mettiamo il coperchio e lasciamo a riposare per mezz'ora. È passata mezz'ora, cuociamo il riso. Un'altra cosa importante per cuocere il riso è la scelta del fuoco. Scegliendo il fuoco troppo giusto per la dimensione del fondo della pentola, il rischio è che la fiamma vada fuori dalla pentola e non si trasmette il calore al centro. Invece, scegliendo il fuoco appena più piccolo della pentola, la fiamma copre tutto il fondo della pentola. Ho detto appena più piccolo, ma esempio questo fuoco è troppo grande per questa pentola. Invece questo fuoco è perfetto. Questo fuoco più piccolo potrebbe andare con la fiamma al massimo, visto che ci sono solo 300 g di riso più l'acqua. Se c'erano tipo 400 g di riso, meglio di no. Allora la mettiamo sul fuoco ideale per questa pentola. Sul coperchio mettiamo un peso
nel mio caso un mortaio di marmo, per tenere fermo il coperchio. Così quando comincia a bollire l'acqua evitiamo che esca l'acqua dalla pentola. Accendiamo il fuoco al medio alto. Quando comincia a bollire abbassiamo il fuoco al minimo. Nel mio caso ci sono voluti solo 3 minuti. Da adesso cuociamo per altri 3 o 4 minuti. Dopo altri 3 minuti e mezzo ho la sensazione che sia pronto il riso dal suono più piccolo e dal buon profumo del riso cotto. Apriamo il coperchio e se vediamo che non c'è più l'acqua sulla superficie del riso, lo assaggiamo al centro e se è cotto giusto, spegniamo il fuoco e chiudiamo il coperchio. Assaggiandolo, se è troppo ardente, aggiungiamo un po' d'acqua e dopo un po' spegniamo il fuoco. Invece, se vediamo che c'è ancora l'acqua, continuiamo cottura richiudendo il coperchio. Questo riso è pronto e lo lasciamo a riposare per 10 minuti. Così il riso rimane al vapore nella pentola con il calore rimanente e diventerà ancora più buono. Sono passati 10 minuti, apriamo il coperchio. Ogni volta che cucino il riso bianco, questo è il momento che mi dà tanta felicità. Mi viene da ringraziare al riso e ai coltivatori e a tutti gli altri che hanno centurato per farmi avere questo buonissimo riso. Queste sono le ciotole di ceramica di riso che ho portato dal Giappone e per farvi una idea vi faccio vedere la loro misura che è più o meno uguale. Questa tazza ha un diametro 11, alta 6 cm. Questa ha un diametro 11,5, alta 6 cm. Questa ha un diametro 12 cm, alta 7 cm. Prima di mettere nella ciotola lo mescoliamo per capovolgere il riso perché la cottura del riso leggermente cambia la parte superficie e la parte fondo. Facciamo con una maniera gentile da non schiacciare i chicchi del riso. Una ciotola classica giapponese del riso contiene circa 150 g di riso cotto. Per noi giapponesi il riso bianco è più del semplice cibo o fonte di carboidrati. C'entra anche con la mitologia giapponese, una esistenza che è collegata con la nostra cultura, storia e la filosofia. Queste cose sto raccontando bene nel video che si chiama Cosa sono gli onigiri. Chi può interessare andate a vedere e attacco il link nella descrizione. Scoprirete una cosa che non avete mai sentito e apprezzerete ancora di più del riso bianco e degli onigiri. Nella questa videoricetta, utilizzando un pentolino di alluminio che trasmette il calore molto veloce, ci sono voluti pochi minuti di cottura, ma se cuciniamo più quantità del riso ci vogliono più tempo. Cambia con il materiale della pentola e la quantità del riso. L'importante è che fino a ebollizione il fuoco è medio-alto o alto e appena comincia a bollire subito abbassate il fuoco al minimo e lo cuocerete fino al totale assorbimento dell'acqua. La pentola di alluminio è fantastica per cuocere il riso, ma state attenti che non vanno d'accordo con i prodotti acidi tipo il succo di limone, l'aceto, la salsa pomodoro e anche con i cibi troppo salati tipo le acciughe e i capperi e non si deve lavare nella lavastoviglie. Ora vediamo 300 g di riso dopo che è cotto quanto pesa. Si può calcolare 300 g di riso per 2,2 che farebbe 660 g, ma sarà un po' meno perché quando ha cominciato a bollire
Non ho abbassato subito la fiamma ed è uscita fuori un po' d'acqua dalla pentola. Sono 645 grammi e vengono circa 4 tazze di riso. Una parte la metterò nel freezer per mangiarlo più avanti. Metto circa 150 grammi di riso nella pellicola e attacco il adesivo scritto la data, così lo consumerò possibilmente entro un mese. E quando scongelo lo metto in una temperatura ambiente e lo scaldo al microonde o lo uso per chahan, che è il riso saltato. Anche chahan ho fatto 2 video ricette e attacco loro link nella descrizione. Questo video termina qui. Se vi è piaciuto potete lasciare un like o un commento per farmi sapere cosa ne pensate. Se avete un dubbio o delle domande per cuocere il riso, scrivetevi il commento così forse posso essere di aiuto. E se non volete perdervi i prossimi video potete iscrivervi al mio canale cliccando sul pulsante iscriviti qui sotto. Ci vediamo presto con la prossima video ricetta. Ciao a tutti!